appoggiarlo. Guarda, hai la tua postazione, creala pure come vuoi. Ok. Il bar mat. Andiamo a prendere subito, perché lo so che poi stamattina. Ah, ok. Il pedale, adesso pure sì. Grazie. Mancone grande. Siamo dimenticati. Cosa ti manca? Il bicchiere. Sì, guarda, se vuoi prendere un secchiello da ghiaccio, quello là più piccolino, Ah, ok. va bene lo stesso. Senza prendere un bicchiere in vetro o un acciaio. va bene. Posso riempirlo con. Metti pure un po' d'acqua, sì, sì, sì. Bicchieri. Tazza. Tagliamo un po'. Ok. Macchina del caffè, conosci normale, caffè normale, caffè lungo, doppio, eccetera. Qui hai il caffè, dovrebbe essercene di macinato. Sì. Bene. Ok. Non stiamo a vedere la qualità del caffè, mi interessa. Posso mettere qua un po' di zucchero di canna? Bravissimo. Quanto te ne serve di zucchero di canna? Un cucchiaino da te. Un cucchiaino per drink? Sì. Sì. Un cucchiaino per drink da te. Ok. Quindi apriti 4 bustine, 5, tientene pure un po' di più. Ok, va bene. Che non andiamo a desinare su 2 cucchiaini di zucchero di canna. Va bene. Bene? Ok. Finiamo gli ingredienti dunque. Lo zucchero l'hai preso. Sono lì sotto. Se vuoi, anche lì sotto ci sono degli ingredienti. Ma sotto, ok. No, nella parte qua. Vabbè, sì. La crema di latte. bisogno? La crema di latte. Qua in frigo. Ah, Crema ecco. di latte. La porta qua Lorenzo, dimmi sotto. che cerchiamo la Scusatemi. crema di latte. No, tranquillo, apri pure la porta e lì sotto. Ecco, tira. Guarda che hai Lorenzo, ti dà una mano. Ok. Guarda, tira fuori la crema di latte. L'altro. Ecco. Guarda, gli apri la scatolina, così. Vai, apri la scatolina. Tu mettiti tutti gli ingredienti. Aveva senso allora prima. Non fa come. Concentrati sulle tue cose. Hai visto la macchina di caffè? Hai capito come funziona? Questa è pure tutta, sai, non Ok. ti preoccupare. È rimasto giusto un pochino, ma se no. Tranquillo, butta pure dietro. Ok. Crema di latte, zucchero, poi cosa ti manca? L'Irish whisky. Sì? L'Irish whisky. Ok. E. Vabbè, il caffè che. Sempre girando verso di me, che sono il cliente in questo caso. E il caffè. Allora. Sembra di avere tutto? Siamo pronti? Manca il caffè, però. Puoi partire ad eseguire il drink, quindi decidi tu quando vuoi cominciare a metterlo giù e fare le tue operazioni. Prima la volta. Volevi solo scaldarlo un po' o tenerlo caldo? Tenerlo caldo. Allora, se vuoi, un pentolino d'acciaio, Sì. ti prendi l'acqua bollente E lo verso direttamente. e la versi nel bicchiere. No, guarda, in parte c'è un rubinettino, in parte la lancia, perfetto, alza lì. Bene. Quando è sufficiente, poi metti un po' nel bicchiere. Consiglio mio, Sì. sempre un cucchiaino. Sai perché? Per non farlo.
Dimmi per non dargli un punto di calore. No, lascialo dentro e versa pure l'acqua. Ok. Perché l'acciaio è un ottimo trasmettitore di calore. Ok. Quindi fai in modo che il calore dell'acqua segua il cucchiaino e quindi il bicchiere non si rompe, altrimenti rischi uno shock termico nel bicchiere. Quindi sempre un cucchiaino che ti permette di trasportare il calore. Grazie, non lo sapevo questa cosa, non l'aveva mai spiegata nessuno. Io torno sempre con qualcosa nei concorsi. La cosa bella di legare è tornare, tu continui, Vai. è tornare a casa che dici, ma guarda anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo. Metti pure là sulla lavandino, non ti preoccupare. Allora adesso. Ricordi che devi preparare 2 drink, quindi quanta panna ti serve? 10 ml. Ok. Quel zigher lì è da 40, 5, 45, al bordo. 90. Bene. Bene. Una bella shakerata alla panna che si monti bene, che sia bella densa, bella setosa. E questa qui la lascio riposare da parte, o Bene. posso metterla direttamente nel... Se vuoi, apri la porta. Adesso metto su i 2 caffè, Bene. Quanto caffè ti serve? 12 ml per cocktail, quindi ne preparo 2 tazze doppi. Ok. Rossetto. È incastrato? Prendo un cucchiaino. Prendi un cucchiaino, è una girata veloce. Quindi quanti caffè ti servono per drink? Allora, due doppi per Sì. il per uno e 2 doppi per il secondo. Perfetto. Perché un caffè normale quanti ml Che io sono? posso appoggiarlo qua. Sì, metti quello là. Il caffè normale non deve superare i 30 ml. Perfetto. Allora, No, battuta. 1 e 2. Ok. Bene. Un po' più lungo lì. Mi sai dire qualcosa finché viene giù il caffè di questo drink? Sì, allora. Qualcosa di storia, qualcosa di... nasce in Irlanda, da qui prende il nome appunto Irish Coffee. E l'Irlanda, essendo un paese comunque dove le temperature sono alte, sono basse, mi scusi, il popolo al posto di gettarsi sui drink freddi, ghiacciati, hanno preferito optare per qualcosa un po' più caldo, e da qui nasce appunto l'Irish Coffee. Che Ti viene in mente un aneddoto di quando è nato? Una storia, c'è una leggenda, c'è un'idea, un momento, una persona, una situazione? È nato perché tutti lo consumano o è nato perché c'è stata un'occasione particolare, mettiamola così? è nato perché il caffè è una bevanda che viene consumata da tutti, e hanno deciso di creare un cocktail per poter valorizzare L'Irish Coffee whisky. nasce in una serata fredda, Sì. in cui in un aeroporto non si poteva partire
e quindi il barman dell'aeroporto, per ristorare i clienti, ha messo il caffè con un po' di whisky caldo e poi con una copertura di panna per renderlo più gradevole. Ok? Quindi c'è un piccolo aneddoto dietro al drink. In che momento della giornata lo serviresti? Dopo cena, come un after dinner. Ok? Allora, l'abbiamo preso prima. Bene. Hai visto che il Ziger è tutto sporco di panna? Sì. Risciacqualo. Dai, una risciacquata. Altrimenti guarda come viene fuori il primo whisky, mezzo bianco, E si rovina l'estratificazione dei colori. e rovini tutto. Whisky, drink e stratificazione. Quanto whisky? 6. 5. Quello lì è da 4,5, quindi quanto versi? Ho messo 40, adesso metto gli altri 12. No, non tu, hai messo un po'. Vai. Qui sei a 42. Ok, vai. Perché mi giro che... Allora, adesso. Puoi prendere pure la vaschettina, sai, infatti, da lì volevo- col cucchiaino. Ok. No, che solamente la singola vaschettina. Ok, meglio di solamente prendere lo zucchero. Buon consiglio. È bagnato, prendo un cucchiaio. Bravo. Fai un cucchiaino, quello che preferisci. Potevi usare un bourbon per fare l'Irish coffee? Vai, No, fai perché tu. per fare l'Irish coffee serve l'Irish whisky whisky. e il perché bourbon sono- viene fatto con Col? 51% di mais Bene. e Mentre l'Irish whisky viene fatto con 51% di orzo. con l'orzo, non dire col 51%. Ok. Questo. Principalmente con l'orzo, anche altri cereali a volte, ma principalmente con l'orzo. Ok. Ok. Ok, bene. Adesso col bastun mescolo un secondo lo zucchero per farlo sciogliere bene. Sì. Un consiglio, prima mettici Metto anche prima il caffè. Ok. Lo zucchero non si scioglie, difficilmente si scioglie in alcol. Vai, bene. No, che poi magari macchia. Dove vuoi? Bene. Adesso dai una bella mescolata perché il caffè è caldo insieme al whisky che si è un po' scaldato, allora aiuta bene a sciogliere lo zucchero. Altrimenti rischi che ti faccia un pochino di fondo. Va bene? Grazie. Prego. Adesso. Ok. Che shaker è quello lì che hai preso? Sai come si chiama?
sono due tipi di shaker. C'è il Boston Shake, che è quello che c'ha il tin, Sì. e c'è questo qui, Ha due nomi. mamma mia, Vai, apri intanto. Si chiama Continentale o 3 pezzi. ok. Io lo chiamo 3 pezzi, però pensavo fosse informale. Perfetto. Non è tecnicissimo, ok, però stai più basso, bene. Non suggerire troppo. È bella montata. Come fa Lorenzo così vedi? I would like to order an appetizer, starter. No, sto prendendo due. Ho visto il sommelier ieri che prendeva un sacco di Sì. appunti, ho detto, che devo farlo anch'io. No, ma noi andiamo alla scheda. Sì, vabbè, però Possiamo mettere sotto. oggi sono tanti, quindi Any kind of starter. Ci va che andiamo alla scheda. Okay, but I have ordered a starter. I want to order a starter. You have to match wine with the fruit. Okay. What kind of starter appetizer would you suggest me? Dosato un po' male. non solo. Però è venuta bene, la panna è ben stratificata, c'è il bello strato. Bene, bene, bene. Il drink è completo? Sì. Bene, adesso una domanda. Ci ho pensato un attimo. Sempre giusto. Bene. Sul whisky ha fatto una domanda Sì, metodologica. sì, mi ha dato la risposta giusta. Sul caffè bene, sullo shaker bene. Il motivo per cui non avrei utilizzato quel 3 pezzi Sì. è perché tu l'hai fatto passare con il filtro, ma sei sicuro che nella parte diciamo dello scalino Rimane c'è ancora dentro. la panna. Se tu utilizzavi un No, Boston Boston Shake, veramente. avresti tolto i 2 pezzi e quindi con un pezzo sarebbe stato più semplice. Inoltre, consiglio mio, se devo fare 2 drink, meglio stare più basso sul primo, andare sul secondo, E poi al massimo- capire quanto ne ho e tornare, perché in questo momento se a noi due arrivano questi 2 drink, lei lo paga 50 centesimi in meno perché ha meno un po' panna. meno panna, ecco, è un aspetto visivo, per il resto andava bene, però è importante l'aspetto visivo, quindi era meglio 2 strati così che uno strato più bello come questo, però un po' meno qua, ok? Va bene. Bene, io ho capito. Poi esci pure. Ok. You match with
chiedere dove trovo il ghiaccio? Il ghiaccio ci sono tutti i contenitori qua. Vai, prendi la coppettina. Cosa alla volta. I contenitori rosso, verde e blu. Ci sono 3 ghiacci differenti, scegli quello che va meglio per il tuo drink. Perfetto. Allora, dispongo tutto qui. Sì, preparati la tua postazione. Bene. Bene. Il colino fino ti serve per? Intenzione di fare un double strain. Bene. Perfetto. Questo mi serve eventualmente per il ghiaccio. Bene. Ok. Ghiaccio a cubi, giusto? Perfetto. Bene. Mi prendi gli ingredienti prima? Dopo? Sì, facciamo in tempo a mettere il ghiaccio. Cosa ti serve? Allora, mi serve Bacardi. Perfetto. Allora, io lo sistema qui. Metti pure qua sopra, non serve sopra il tuo, metti pure qua sopra che se non sopra. Anzi guarda. Facciamo qua. Sciroppo di granatina. Sì. E poi? E il succo di limone. Lì c'è la frutta. Perfetto. E... Lo spremiagrumi guarda là dietro e ci sono le caraffine. Lì hai il tagliere con cui puoi preparare il tuo succo. Allora, sistema tutto qui. Che succo ti serve? Di limone? Di lime. Ok? Posso fare un coltello? Vai, prendi pure. Ah, sweet. Okay, is sweet I don't want. Quanti cl di spremuta di lime ti servono? Allora, 15 per per una porzione. Sì, Quindi farò 30 ml. 30 ml, bene. Qui abbiamo... Con 2 lime ci arrivi tranquillo. Perfetto. When do you usually serve Irish coffee? Before or after the dinner? I need something. Quindi hai detto 15 ml di lime. Di lime per una porzione. Sì. Quanto rum? 50... Come? Quanto rum invece per ogni drink? 50 ml di rum Bacardi. Sì. E 15 ml per una porzione di... No, 10 ml, mi scusi, di granatina. Di sciroppo di granatina, sì. Che è uno sciroppo di Amaras. Ti ricordi un pochino se si chiama granatina? Prof ti ha dato un suggerimento melo? Ah, di melograno. Di melograno. Melograno, sì, e c'è anche il succo di lampone, mi pare. In che senso? A volte esistono quelli un po' misti. Sì, Ah, ok, perfetto. anche questo è misto. La granatina nasce come sciroppo di melograno da pomegranate. Pomegranate, sì. Quindi togli pom e rimane granate, quindi granatina. Nel tempo è diventato uno sciroppo di granatina, c'ha un gusto particolare, un gusto tutto suo. Ok. Allora, lascio qui l'attrezzatura, posso mettere a lavare... Come vuoi, se vuoi metterla dietro, Allora, puoi perfetto, fare anche allora. lì tranquillo. La metterò. Allora, ho il succo di limone. Procedo alla frittata di bicchiere. Mi sai dire qualcosa sul Bacardi cocktail? Allora, il cocktail... prima questo cocktail veniva effettuato con del rum semplice. Poi il proprietario dell'azienda Bacardi decise di monopolizzare il mercato di questo cocktail, facendo lavorare i baristi solo con il suo rum, il Bacardi. Ok. Perfetto, allora.
Visti gli ingredienti, quindi rum, lime e uno sciroppo, ti ricorda qualche altro cocktail? Fatto con Gli stessi ingredienti. stessi ingredienti. Il Bacardi cocktail deriva da qualche altro cocktail o... È una variante del daiquiri, Bene. che viene fatto anche su con rum e granatina. Il daiquiri viene fatto con il rum e il lime e invece della granatina lo sciroppo di zucchero. Lo sciroppo di zucchero, posso granatina, sì. Brandy, which is produced in a particular US, in a region called Cognac, in France. Non hai raffreddato il vetro? sto dicendo Non raffreddi anche l'acciaio? Spirits used to make coffee. La cosa migliore è raffreddare l'acciaio e lavorare sul vetro senza ghiaccio. Ok. Allora, pure come sei abituato. Perfetto, non importa. Tasteless. Colorless and tasteless. Colorless and tasteless. Usually used to make cocktails. Comincio a mettere la granatina. Sì? Martini Perché è giusto iniziare da bere meno alcolico per passare al dopo. Che sì, vedendo invece l'incontrario, no? Tranquillo. Quanti grammi metti? Allora, sono 15 per 10 per porzione, quindi ho fatto 20 ml. coffee. So you have coffee in this Allora, sono 30 ml di lime. It's a strange name for a cocktail. Quella parte lì del jigger è da? È da 30 ml. Ok. Ricordati che il jigger misura al bordo, Al bordo. quindi ne manca un pochino di lime. Perfetto, lo metto in mezzo. In Bravo. then Consigli. Ora procedo col Bacardi, sono 100 ml giusti. Ok. okay. I'd like to have a Bacardi. Can you bring me some appetizer? 40, 45. 45 al bordo e quelli un pochino più sotto. Chips? Quelli lì sono 45. Perfetto. Peanuts? 15 ml. 12. Peanuts? You have sandwiches? Bene. Okay. Allora, la lascio tirare. Sì. The glass is dirty. Dirty. Piano. No, allora che a poco. Bravo. Quindi lei anche il piccolo insomma. Ok. Incastra quelli a un pezzettino per farlo incastrare. Ok? Scusate, con gli esplodi un po' diversi. Tranquillo. Torna giù che sei messo male, guarda. Questo lo incastri così e lo tieni con la mano in questo modo. Visto? Ci siamo? Ti senti sicuro? Sappi che è uno dei miei drink preferiti, quindi deve essere fatto bene. Guarda, ne metto altri due.
così. Ok. Come si chiama questa tecnica? Questo è un double strain per evitare eventuali pezzi di ghiaccio rotto quando finiamo il cocktail. Occhio l'altro bicchiere. Aiutati con quello. Obiettivi normale, dargli una mano. Qua che mi mordo la lingua. Sono qua che dicono. Noi vorremmo tanto aiutarti, però. Allora dai, tanto ormai i drink li stai finendo, giusto? Quindi siamo tranquilli adesso, quindi mi sai dire da dove deriva il rum? Sì, un rum spagnolo. E dalle aziende. Da cosa è fatto il rum? Qual è la materia prima del rum? Allora, è un distillato di cereali e. Il rum? Cereali, sì. Il rum. E se tu avessi il whisky, ad esempio? Whisky e cereali, sì. Cereali. Ok. E l'Irish whisky? L'Irish whisky è maltato, insomma, il malto. Quindi orzo. Sì, orzo maltato. E il rum? Havana? Sei sicuro cereali? Dai, perché E il rum Havana? Havana cola. Ok. dove ci troviamo nel rum? In che zona del isole mondo? tropicali, quindi. Nelle isole tropicali? Sì. Che materia prima c'è? Secondo te si coltiva cereali? Con lo zucchero di canna cosa trovi? Anche il rum. Il rum, sì. Ah, perfetto. Quindi Dallo sciroppo di. Dalla canna da Dalla zucchero. canna da zucchero. Il rum si ottiene dalla canna da zucchero, ok? Quindi non dai cereali, un perché non lapsus, c'entrano proprio nulla. Ok. E hai detto che è di tipo spagnolo, giusto? Sì. Ok, ce ne sono anche altri tipi, altre sì. scuole di rum, Di te lo solito ricordi? quello spagnolo viene definito ron. Ok, Se viene prodotto in altri continenti, pure Stati Uniti, rum, scritto così, rum. con la U, sì. O in isole francesi con l'H, quindi ram. Ok, e c'è differenza tra i tre o è solo dove viene prodotto? Solo dove viene prodotto. sì. Solo dove viene prodotto? Sì. C'è differenza tra i tre? Uno viene fatto, quello francese viene fatto con il succo, mentre questo viene fatto con, ti ricordi, la canna da zucchero, la melassa. Sì, ok, la melassa, sì. Ok, Sì. quindi questo viene fatto con la melassa in stile spagnolo, con il succo con in stile francese, Francese. quindi c'è un Perfetto. po' di differenza anche di gusto. Va bene. Va bene? La storia le hai chieste? Sì, mi ha detto del caso di Bacardi e che deriva dal Daiki, quello lì è la parte giusta. Io direi che ci siamo. Bene. Perfetto. Allora, quindi pure fuori, non la facciamo noi. Perfetto. Ok. Va bene. Pure fuori.
Cosa ti manca di attrezzatura? E questa valutazione, gli indicatori sono la comprensione e la Il ghiaccio lo prendo da là. Il ghiaccio, ci sono i contenitori qui ok. con 3 tipi di ghiaccio e puoi scegliere quello che vuoi. Ok? Guarda pure lì tranquillo. Posso decidere l'ora che voglio? Facciamo Sì. Good evening. can I bring you to your table? This is the table. I'll bring you over. Meglio dove vuoi, dove preferisci. Che ghiaccio hai preso? Ghiaccio normale questo. Ghiaccio a cubi. Perfetto, benissimo. Non un ghiaccio irritato. Ok. Una domanda. Come guarnizione il Dry Martini ha sia la scorza di limone Sì? che l'oliva verde. C'è... Là hai l'oliva ok. e lì hai i limoni. Ah, ok, perfetto. Chi è che deve? Decidi tu cosa mettere? As well as champagnes and prosecco. Le ha entrambe le decorazioni, ne ha solo una? Some fish. Come l'oliva era il sistema anche la Ok. scorza di limone. What kind of fish? Quindi la decorazione del dry martini è l'oliva e la scorza di limone, giusto? Entrambe? Sì. C'è l'oliva verde se viene richiesta. Ok, e chi è che la richiede? Il cliente proprio. Ok, chi è il cliente? In questo caso lei. Perfetto. Gradisce quindi... Ok, allora io lo voglio con oliva e senza scorza di limone. Professoressa, lei? Con entrambi. Ok, va bene. Quindi devi tirare fuori 2 olive, quindi serviranno. Sì, ora non esiste. Tranquillo. Il gin. Mettilo pure qua sopra. Sea bass. Yeah, we have sea bass as well as maybe a salmon, marinated salmon. Salmon. Okay. I have salmon. Quello lì, il vermouth dry. Sì, bene. Che sono 60 di gin e 10 di dry vermouth. E 10 di dry vermouth. Ok. Hai preso tutto? Attrezzatura di tutto? Beh, ma per fortuna si è accorti questa perché tira a vuoto. Cosa ti serve? La pinzetta per prendere le olive. White wine. So I would suggest Which ones are white wines? well, we have the this one are prosecco, so are white. What kind of wine is Prosecco? These are usually a glass wine. Usually, What kind of wine? Sea, sparkling? oh yes, Sparkling, of course. How do you serve it? As a aperitif? Or yeah, usually it's a versatile wine. And what does it mean, versatile? usually anyway, Yeah, whenever you want to really. Okay. And you can match it with every kind of fish. Okay? Let's have a familiar about the What's the serving temperature of this wine? Serving temperature. It's low, like the white wines, but usually a bit lower, so around 13? degrees. The serving temperature, no, the alcohol content. The serving temperature. Oh, it's a temperature. Must be served cool. Yeah, around 10 degrees. And the alcohol content is... Qual è la differenza tra questa coppetta e quelle?
Questa è una doppia coppetta e questa è invece una coppetta. È una coppetta. Però già superati i 7 CL è consigliabile una doppia Una coppetta. doppia coppa. E questo drink è da? Questo è 60 di gin appunto e 10 di dry vermouth. Già sono 70. Io però preferirei di farla qui. Preferisci farlo lì? Ok. Vai pure. Hai tutto? Possiamo procedere? Sì, non manca più niente. Bene. Allora finché esegui il drink me lo racconti un pochino. Certo. Prepara pure. Ok. Allora, il dry vermouth, come ho detto prima, gli ingredienti del dry vermouth sono 60 di gin e 10 di dry vermouth. Il procedimento di questo cocktail è versare tutti gli ingredienti, quindi nel mixing glass, Ok. pieno di ghiaccio, e mescolare delicatamente e poi servire in una doppia coppetta la cocktail. Ok. Ti ricordi da dove deriva il... Allora, il Dry Martini nasce da un italiano nativo di Arma di Taggia, Sì. ma andando tempo a ritroso pare che un Jerry Thomas avesse servito questo cocktail anche a un tale Martini, appunto, che viaggiasse per Martinez. Ok. Che viaggiasse per Martinez. Cos'era Sì. Martinez? È una città californiana. Californiana. E ti ricordi come si chiamava l'italiano di Arma di Taggia? Eh, E cosa c'entra? Si chiamava Martini? allora, l'ho preparato, cioè l'idea era dedicata proprio a lui, cioè Ok. di questo cocktail. È stato lui a prepararlo, quindi Sì. questo italiano di Arma di Taggia. Sì. E l'ha chiamato Martini perché? Appunto per il suo cognome, quindi Dry Martini. Quindi lui si chiamava Martini. Sì. Ok. Si è fatto chiamare Martini, il suo nome era Clemente Cheirolo. Sì, appunto, E quando si è spostato negli Dry Stati Martini. Uniti si è fatto chiamare Martini. Ti Martini, ricordi dove lavorava? Raffredda Sì, pure. ok. Ti ricordi dove lavorava? Forse negli Stati Uniti, giusto? Ovvio, sì. Al Knickerbocker Hotel di New York. Ah, ok. Ok. Bene. Hai scolato? Sono scolato. Ho visto l'errore Certo. e ti avviso. Forse questo non c'è. Puoi esplorarlo, guarda, ci sono i secchielletti là, prendene pure uno, anche piccolino. Sempre tutto quello che ti Certo. Ora pure l'acqua. Ok. C'è un ordine degli ingredienti da versare. Allora io verso prima il gin e poi il dry vermouth. Io farei il contrario. Al contrario? Allora, ok. Prima il dry È vermouth. meno alcolico ed è più economico. Ok. Quindi sembra meglio partire. Quanto ce ne va? Cosa? Di dry martini? 10. Quindi però sono per 2 persone, quindi 20. Bene. Il giger lì è da? il misurino 25. Quello lì è un 30-45. Sì, questo è come 15, ok. Ok. Bene. Poi quindi sono 60 di gin, quindi per 2 persone Per il due doppio ore. 120.
cioè 12. Visto che ce l'hai in mano, mi sai dire qualcosa sul gin? Sì, allora, il gin deriva un distillato dalle bacche di ginepro. È un distillato di ginepro. Sì, cioè deriva dal gin, quindi del ginepro. Ok. Sicuro che sia un distillato di ginepro? No, è un Ok. London Dry Gin, quindi è secco. Aromatizzato sì. gin, E- distillato di Ginepro, giusto? Il ginepro, gin. cereali, Cereali, sì. aromatizzato Al ginepro. al Al ginepro, certo. benissimo. Allora, quindi Perché secondo te non può essere il gin? Non può essere il ginepro? Perché per distillare ho sempre bisogno di avere una base. certo, una base, allora, abbiamo una base alcolica e quindi in questo caso il cereale che deriva ottenuto dal cereale aromatizzato al ginepro. Però il cereale è una cosa che il ginepro non ha. Certo. zucchero. Lo zucchero, certo. Per quello che non puoi distillare il ginepro. Certo. Ma torniamo ai nostri 120 grammi, quello misura Questo è 45. Sì. Vabbè, faccio ok. 45 quindi fino all'orlo. 45 all'orlo, esatto. Hai una tacchetta a 3? No. Allora, C'è una tacchetta a 3 dentro. Vabbè, se no, sì, ok. sai che totale è 45. Quanto hai versato adesso, ti ricordi? Ho versato 45 e ora devo fare, quindi arrivare, sono 4,5, devo arrivare a 100 a 12. 40 fino all'orlo, Sì, 40 fino all'orlo, sì. Ok, qui c'è 40 ancora. No, ora prima ho versato 40, Sì, ne ho versati altri 40, quindi sono ok, 80. sei 80. E quindi altri 40. Ok. Bene. Mescolo delicatamente, guarda il cliente, certo. mentre mescoli lo guardi. Quindi del gin mi hai detto, mentre il vermouth, sai dirmi che cos'è? Allora è un il vermouth. È un liquore, è un distillato, è uno sciroppo? No, sciroppo no, è un liquore. Quasi. E, È un vino. sì, È un vino aromatizzato, Aromatizzato. e ti ricordi l'altra parolina importante del vermouth? Aromatizzato e fortificato. fortificato, ok. Infatti rientra nella categoria di vini È un vino, come le mistelle, come i liquorosi, gli sì, spumanti. liquoroso, sì, appunto, i vini liquorosi, giusto. Rientra nella categoria di vini speciali. Speciali, sì. Speciali. Si possono, pur essendo un vino, ma non si può classificare Certo. come gli altri vini. Direi che non ce n'è più. Sì. Ok, allora passiamo alle decorazioni. Bene, Allora, la professoressa era entrambe. sì. Di solito si fa da
sinistra a destra La sinistra a destra e la destra a sinistra. e da destra a sinistra. In un solo in 2 passaggi. Massimo 2 passaggi per dire, diciamo. Se io invece dell'oliva volessi una cipollina, Sì. potrei averla, cioè non qui adesso, Ok. in un altro posto. Mettiamo Sì, così. la Cambia metterei- nome il drink, Però la metterei in un biattino a parte? non la metteresti dentro. No, secondo me no. Ok. Esiste il Gibson, Sì. che è una variante del martini con la cipollina in agrodolce al posto dell'oliva e quindi va inserita all'interno. Ok? Lei invece era solo lo sprizzo di scorza di limone, senza Io l'oliva. sono la sorta di limone. Si può anche passare il vetro? Volendo sì. Il martini è bello perché è costruito sul cliente. Buongiorno. Giorno. Sì, non ci eravamo accorti, scusate. Anche Ah, con hai sporcato la l'utilizzo, bocca. anche con l'utilizzo della pinzetta, no? Certo. Benissimo. Perfetto. A metà del bicchiere. Perché solo su metà? Perché appunto se il cliente non vuole il sapore del limone, beve dall'altra parte del Ok, bicchiere. va bene, come spiegazione va bene. Possiamo servirli? Questo è per la signora, Bene, per la professoressa, questo per lei. bene. Il drink è concluso, Sì, ho detto quindi le la decorazioni storia. ci siamo, Sì. siamo a posto, mi hai detto un po' di storia, mi Sì. hai detto che cos'è il gin, mi hai detto I cos'è il ingredienti, martini, il procedimento. quindi mi hai detto che non c'entra nulla la scritta martini sulla bottiglia con il drink, giusto? Sì, Perché deriva tutto quanto da un altro nome. sì. Bene, Il Martini poi negli Stati Uniti si è fatto chiamare appunto Martini perché prima aveva un altro nome. perfetto. E, Hai mai sentito parlare di un altro drink che ha un nome simile? l'espresso Martini anche. Ok, Che sono gli ingredienti, sono 50 di vodka, 30 Sì. di Kahlua, un espresso forte e lo sciroppo di quindi zucchero. e quindi che cosa hanno In quel comune? drink con questo? Allora, l'idea innovativa dell'espresso Martini era quello di abbinare il caffè con la vodka Ok. e il liquore con lo sciroppo di zucchero. Ok, bene. E, In comune questo martini con l'espresso martini? la storia del Martini è che era dedicato, cioè era prodotto da un mixologist italiano dedicato ad una top model famosa negli Stati Uniti e l'idea Il solito innovativa. in italiano è londinese da Dick Bratzel. Sì, La comunanza è la coppetta. La coppetta, Negli il Stati bicchiere, Uniti tutto tutto quello decorato. che è tutto quello che è in coppetta diventa automaticamente martini. Martini, ok. Ok, quindi esistono tanti martini, basta che vadano a finire in coppetta. Ok. Ultima sola domanda. Sì, mi dico. London Dry Gin vuol dire che viene fatto solo a Londra? No, il gin è appunto London Dry Gin viene chiamato così perché ma ci sono anche altri città Altri dove tipi. viene prodotto, Ok, certo. e perché questa è la scritta London Dry Gin? Sai dirmi Perché cosa vuol dire? ha un altro metodo di procedura applicato, giusto? Sì, ce lo ricordi? Ehm, È un metodo produttivo comunque, Sì. giusto? certo. È giusto? Vuol dire che tutte le botaniche vengono messe insieme Sì. e distillate tutte insieme. Sì, Sì. tutti insieme, sì. Bene, Bene Francesco, allora se vuoi uscire che Sì. ci salutiamo. Tolgo io? no, No, no. sono- Ah, ok, C'è va bene. Lorenzo che ci dà Ah, ok. una mano importante. Che buono, Madonna. Spero che vi piaccia.
scegli il ghiaccio che vuoi, ce ne sono 3 tipi. Come mai hai scelto questa di coppetta rispetto alle altre? Perché è quella che si adatta meglio per questo cocktail, che è un short cocktail, essendo che più un cocktail alcolico. Anche rispetto a questa? Non l'avevo detto. No, Ok. dimmi tu. Ok. C'è differenza tra le due coppe? Questa contiene meno quantità rispetto a Ok. questa. Hanno anche nomi differenti? Questa è una coppa martini, questa è una coppa da cocktail. Quella è una coppa da cocktail, questa è una doppia coppa. Quindi questa è una coppa martini, questa è una doppia coppa. Ok, quindi Ok. avrei sbagliato in realtà. No, va bene lo stesso, Va bene. l'importante era la motivazione. Ok. Che ci sta dietro. Ok? Sto lasciando anche qua. Dove gradisci tu, come ti trovi meglio? Ok. Il gigolo. Che ti manca? Niente, lo lascio qua questo così allora. Organizzati la postazione come preferisci. Bene, ingredienti? Allora, gin, Sì? direi questo. Ok. Ed è un questo? Long London Dry, giusto? Dry, sì. Cioè che viene fatto a Londra? No. No. Il London Dry Gin, il gin intanto è un distillato Sì? prodotto con cereali aromatizzati e con la miscela delle bacche di ginepro che danno profumo e sapore a questo distillato in colore. Ok. Quindi questo diciamo è una procedura più lunga rispetto a un gin normale. Ok. Cioè il London Dry è una procedura più lunga rispetto ad un gin normale. Sì. Ok. Ti ricordi qual è la differenza tra le procedure? No. No. Ok. L'altro ingrediente? Dry vermouth. Sì. Non è lì in basso, te lo dico io, un pochino più in alto, vediamo se lo vedi. Allora, dovrebbe essere questo. Ok. Bene. Quindi qui abbiamo un gin, un London Dry, cioè fatto mettendo tutte le botanicals insieme, distillandole tutte insieme, e qui abbiamo un vermouth che è un... Che categoria è? Un distillato, un liquore, uno sciroppo, un succo? Un distillato. No, No, un non è liquore. un distillato, non è nemmeno un liquore. Qual è la base del vermouth? Ti ricordi? No. È un vino speciale perché ci sono due cose in più rispetto ad un vino normale: aromatizzato e fortificato. Aromatizzato con l'assenzio e fortificato con l'alcol. Va bene? Ok. Bene. Allora, questo drink prevede una decorazione che può essere l'oliva oppure gli oli essenziali della scorza di limone. Io prendo l'oliva. Ok, quindi chi è che decide la decorazione nel drink? Ovviamente si chiede sempre al cliente ciò Ok. che preferisce. Ok, in questo caso chi è il cliente? Lei, Ok, e quindi? quello che desidera. L'oliva, Ok, scorza di limone. l'oliva, sia io che la professoressa entrambi l'oliva, però per me anche la scorza di limone insieme, va bene? Mi prenderei anche dei piattini. E
paletta di ghiaccio dove posso trovare? Ah, prenditi pure un cucchiaio di ghiaccio. Inizierei Mhm. tiro fuori un paio di olive. Sì. Bene. Se io volessi, no, non qui, non adesso, una cipollina al posto dell'oliva potrei averla Cipollina questo. in agrodolce? Non oggi, non adesso. Ok. Se io la volessi in un martini potrei metterla. Come decorazione secondo me ci sarebbe meglio l'oliva, però se va sempre Ok. a discapito del cliente ciò che preferisce. Ma sì, ok. Esiste un cocktail che si chiama Gibson, che è un martini con la cipollina al posto dell'oliva. Ok? Questi giusto sono i bastoncini. Ok. Mi preparo il limone. Certo. Ovviamente mi sono lavata prima le mani. Sì, tranquillo. Bravissima, brava. Direi che questa. È fatta. Lei desidera solo l'oliva? E anche il limone. Ok. Perdono, errore mio. No, no. Avevo venduto solo con l'oliva. Bene. Se mi piace. Questo è già meglio. Ok. Questi dove posso buttarli? Ok, grazie. Allora, posso iniziare a spiegare? Prego. Ok. Dry Martini è un cocktail che diciamo ci sono diverse storie riguardanti la nascita di questo cocktail. Ok, grazie. Riguardanti la nascita di questo cocktail. La prima riporta la nascita di questo cocktail nel 1860, quando venne creato da un barman di un aeroporto che venne servito la prima volta ad un cliente che stava aspettando il suo volo verso la città di Martinez. Subito dopo i cittadini di Martinez smentirono questa storia. Smentirono questa storia dicendo che in realtà il cocktail era nato anni prima, nel 1800, da un barman della città che di nome faceva Martinez. Poi ci fu l'ultima storia che lo riporta anni un po' più avanti, nel 1960. Venne creato a New York e servito per la prima volta a New York da un barman italiano, Martini di Arma di Taggia. Questo cocktail viene preparato secondo la tecnica Stir and Strain, che prevede di versare in un mixing glass con del ghiaccio 60 ml di gin, in questo caso la dose sarà doppia, quindi 120, e 10 ml di dry vermouth, in questo caso doppia, quindi 20. Agitare, mescolare, aiutandosi con uno stir spoon, poi aiutandosi con uno strainer, versare il tutto in una coppa da cocktail, coppa martini, precedentemente raffreddata, guarnire con una fetta con un'oliva oppure con gli oli essenziali della scorza di limone, ovviamente come il cliente preferisce. Posso procedere? Sì, solo una piccola cosa, non era un aeroporto perché il primo aereo è del 1903, quindi era a cavallo che stava andando alla città di Martinez. Ok, il resto è giusto. Il barman che è andato, il barman di New York, ti ricordi dove lavorava? L'italiano? No, non me lo ricorderei.
E lui si chiamava Martini di cognome? Martini di Arma di Taccia. Hai Allora, scolatola? no. Hai scolatola? Ah, qua. Ok. Ti ha messo il secchiellino a posto la professoressa. Hai visto? Poi non ti trovavi nel corpo. Allora. Gin. Partiamo dal gin, Sì. perché? La parte alcolica. Quello, diciamo. E questo non è alcolico. Sì, è alcolico, però questo diciamo che lo Partiamo dal vermouth. Ok, volevo proprio dal meno alcolico al più alcolico. Ok. Se versi sul ghiaccio. Ok? Ok. Allora. Qui andiamo attento, quindi sono 20 ml per 2 drink. Vai tranquilla. Ok. Bene. Ok. Questo è gin. Mhm. Più sicura che adesso. Sì. Sì, Il posso. gin. I gin sono, diciamo così. No, ferma un attimo, quanto ne devi versare di gin? 120. 120. Questa è da 45. 45, quindi se tu fai da 40, fai 3 volte quello grande. Sì, no, quante Ok. volte dovresti fare quello piccolo? 4. Tante. Ok. E si scioglie il ghiaccio, quindi usi non solo il misurino, 1, 2 e 3. Per quanto tempo va mescolato? Non tanto. Perché sennò comunque il ghiaccio si va a sciogliere. Ok. Allora, così. Prima cosa da fare è togliere il ghiaccio. Questo cocktail non va servito con il ghiaccio. Dallo stelo le coppette, altrimenti facevano solo tumbler bassi. Invece se fanno lo stelo vuol dire. e sai anche perché? Perché rimangono le dittate sulla pannatura. Vedi? Ad esempio, qui c'è già, si vede che è brinato, no? Poi un consiglio, con l'altra mano tieni la bacca, vedi che sei più stabile, più dritta, sei anche più vicino al cliente, quindi puoi parlargli, non sentire cosa stanno dicendo. Ok? Sono 2 passaggi, si fa, non 3. Ah, ok. Però si è spartito bene, da sinistra a destra e viceversa. Lascio qua. Ecco, puoi lasciare. Adesso arriva la decorazione. Però che bello vedere ste Beh, finalmente non è questo dire, insomma. Cioè, vedi, è proprio un'impronta diversa al bar, no? Ok. Cosa fai con... Prima hai detto, Sì, c'ha ragione. con gli oli Ok, l'olio essenziale. Allora. Questa. Bene. Bene. Stiamo. Non lo puoi fare con un pinzetto, però. Ok. Da una parte e dall'altra. Opla. Ok. Mm, Tante. no, buttala via adesso. Questa.
hai fatto il giro, hai fatto bene, l'hai premuta, è caduta dentro, non importa, la prendi via e la butti via. La prossima volta la lasci un po' più lunga, proprio di lunghezza. Allora hai più modo di muoverti. Quello è un bottone. Sul serio, si chiamano bottoni, fai una cosa così cortina. Quindi parti dall'alto, arrivi giù e allora hai molto più manovra. Il drink è pronto? Sì? Bene, bene, bene. Un paio di domandine, se no ti fermiamo qua così. Conosci qualche altro drink che ha la parola martini all'interno? L'espresso martini. Sì. Questo cocktail ovviamente dal nome si potrebbe pensare che sia legato al cocktail al marchio Martini, ma in realtà di Martini c'è solamente la coppa. Ok. E quindi che cos'hanno di comune questo martini e l'espresso martini? Il bicchiere, ovvero la coppa Martini. Solamente il bicchiere. Perfetto, bene. Del Gibson abbiamo detto, del gin mi hai detto, del valnut mi hai detto, delle cose dell'olive mi hai detto, del limone mi hai detto. Basta, non mi viene inventato da chiedere in questo momento. No? Mi sembra a posto? Sì, Le bene. grammature ci sono? Sì. Bene, bene, bene. Bene. Con la menta che cocktail potresti fare? Con la menta? Sì. Mint julep. Mint julep, che è un cocktail che insieme al mojito sono i 2 pestati più famosi al mondo e insieme condividono anche l'utilizzo della menta. Perché il julep è un pestato? Il julep è un drink pestato? Sì, è un drink che segue la tecnica a mandorle. E cosa pesti? Pesto 4 foglie di menta con 2 teaspoon di acqua e 1 teaspoon di zucchero bianco. Ok, non lo pesterai, non pesterai la menta. Non va pestato, non mentre ho nulla da nell'altro sì. pestare. Ah, io di solito non lo pestavo. Fatto basta. Sì, sì, sì. Guarda, fai così, prendi una foglia di menta, premitela in mano. Tranquilla, è finito il drink. Ok. Premila in mano, tua. Ok? Togliti la foglia, annusa le dita. L'hai pestata? No, no. Ok. Allora è sufficiente, perché andare a rovinare le cose quando... A volte lo sbattono prima, no? Comunque non è pestata, mentre nell'altro fa parte del prodotto interno. Bene? Bene. Bene, bene, Bene. bene. Puoi uscire. Vieni pure.
bicchieri lo facciamo per 2 o... 2, sì, 2 drink devi preparare. Perfetto. Queste sono coppa martini, vero? Quella è una coppa martini, c'è una questa è doppia una coppa. doppia coppa, vero? Una doppia coppa. Il ghiaccio è dentro uno dei Ci sono 3 tipi di ghiaccio differenti, scegli il tipo di ghiaccio che secondo te va meglio per questo tipo di drink. Ghiaccio, allora, bicchiere ce l'abbiamo. Shaker. Ci vuole un cucchiaio per il ghiaccio, questo te lo suggerisco io. Ah, è vero. Ce l'hai giù là. Hai tutto certo. con l'attrezzatura? Ma c'è anche il succo di limone già fatto o lo devo fare No, io? è da preparare. Ok, allora. Deve essere lo spremigrumi, che non so dove l'abbia messo il ragazzo. Sì. Lì hai i taglieri, lì ci sono i limoni. Vediamo un po'. Prendi gli ingredienti, quindi cosa ti serve? Mi serve il cognac, il triple sec e il succo di limone. Perfetto. Di cognac mi userò 5 cl, Sì? di triple sec ne userò 2 e di succo di limone ne userò 2. Sì, perfetto. La tecnica shake and scrape e poi stir and strain. Perfetto. Stir e down strain, perché abbiamo il succo di limone e probabilmente ci saranno gli agrumi, quindi una tecnica di down strain è più utile. Allora il cognac, triple sec. Se non c'è il triple sec puoi utilizzare un altro ingrediente? Non l'ho provato con un altro ingrediente. Ad esempio il contro? Il Contro. scusi. Ah beh, c'è anche il triple sec però. Sì. Questo è Manufacturer Brandy Sander. Ecco qua. Ok. Forse che ora preparo il succo di limone. Mi metti le bottiglie qua davanti per favore? Così. E le metto qua. Perfetto. Forse. Questo è il cognac. Perfetto. Allora. Ho preso. Ti chiedo una cosa, da quanto è una cupetta Martini? Quanto contiene? Più o meno può arrivare anche ai 9 cl. Ok. È una doppia. Al bordo. Sì, al bordo. Ok. È al limite. E questo drink da quanti CL è? 9 cl. Potrei anche usare una doppia coppa. Io userei una doppia Perché si coppa. potrebbe anche sforare. Come hai detto giustamente è una coppa Martini. Perché se io faccio un dry Martini, quanti CL ho del drink? I dry martini sono 7 cl. Perfetto, quindi sono una coppetta a 9. Posso stare un pochino più tranquillo, Sì. giusto? Sì, se casomai aggiunto, se andare un pochino a sforare, puoi andare comunque tranquillo. E perché il Martini è una tecnica differente che Sì, è... è il. Si fanno in mixintine. E quindi è uno stile. Stir and strain. Bravo. Stir and strain, quindi si fa direttamente il mixintine, raffreddi il mixintine, raffreddi il bicchiere, metti gli ingredienti. Tranquillo. Scusi, sono. Vai. Ho visto che la sai. Finché spremi i limoni, tanto non c'è nulla di difficile, premere il limone. E mi sai dire qualcosa su questo cocktail? Di storia, da dove deriva?
No, assolutamente. Non ti ricordi? No, non mi ricordo. Giorgio, vedo. Gheorghe. Questo, no? Tu sei Popesco Gheorghe. Popesco Gheorghe. Ma una domanda, ma l'attrezzatura La appoggi dietro là che se poi è ti sporca? possiamo- non devi pulirla, tranquillo, tu devi fare il drink, preparare tutto quello che ti serve per il drink. Posa pure lì che dopo ci pensiamo noi. Ok, questo mi servirà per dopo. Allora, Adesso vuoi un consiglio, io lo cambierei. ok, benissimo. Però un attimo io non so se Io quello lì. ok, grazie mille. Allora, Che vedi che questi hai residui? Sì, quindi residui. hai inutilità. Vai. va bene, quello di succo di limone ce l'ho, lo mettiamo qua. Ma potrei anche allungarlo con l'acqua? No. Secondo te ti basta? Quanti CL hai detto che ti servono? Visto che siamo due, quindi mi servono 4. 4 CL. Più. Hai un gig? Sì, è l'unica cosa che non ho preso. Avevo pure chiesto per le misure. Se vuoi, prova. Quello lì nella parte sopra è da... Questo è 45. Perfetto. Versati dentro il succo di limone. Strizzati un po', un attimo, un attimo di limone. Vabbè, intanto vedo se entra. Piano, devi misurare, tranquillo. Ci siamo? Perfetto. Sì, ci siamo. Benissimo, riversa dentro e ripartiamo. Ok, questo mettiamo qua. Allora, mixentino. Ingredienti ci sono tutti. Cognac, ci sono tutti. Iniziamo a lavorare. Ok, perfetto. Allora, iniziamo con prima di tutto raffreddando i bicchieri. Sì, bene. Così, perché un bel cocktail va mantenuto sempre a fredda temperatura. Scomodo, bene. Ok. Bicchiere. Poi, prima della preparazione, mi raffredderò lo shaker, quindi metterò solamente il ghiaccio e farò una shakerata così per raffreddare tutto il bicchiere, e poi ne metterò gli ingredienti all'interno del mixing tin. Ok. Mixing tin e poi darò una shakerata finale per mescolare tutti gli ingredienti. Vai. Shakerà tutto con una shakerata. Ok? Quindi mette il ghiaccio, shakera. Così. Poi butta via, quindi ha raffreddato tutto quanto. Così. Bene. Ok, allora, gli ingredienti. Iniziamo col cognac, che è la base alcolica. Sì? Tiro sul tappo? Che sfortuna. Tranquillo. No, Dio, era per quelli che vengono dopo. Dammi pure. Facciamo subito. Due cose. Dica. Perché stai lavorando lì sopra? Che hai il tappetino? Guarda dove hai lo shaker. Uno. E perché tieni il vetro all'interno? Così si mantiene freddo. Ok. E metterò gli ingredienti. Però se posso consigliarti non è bello. Quindi... Perché dopo userai quel ghiaccio lì? No, lo butto. Ok, allora va bene. Butterò tutto qua.
vabbè, abbiamo un sacco di cognac. Usa pure quello di adesso, non cambia nulla. Quindi no, va bene, quindi se lo mantengo così. Vai. Allora, visto che abbiamo detto 4,5, quindi faremo 9. Adesso il cognac. Sì. 4,5 al bordo, mi raccomando, bene. Il cognac è un distillato di? Era di vino? Di vino, prodotto dove? Di Francia? In Francia. Ok, questo è il cognac. Sai più o meno anche il dove? Della Francia? Preciso no. Va bene. Ok, poi triple sec. Mentre il triple sec è un liquore al? Sempre d'arancia. Triple sec. Sì. Poi dobbiamo dire Triple sec. Quindi triple sec sarà 4. Ok. Quindi questo può esplorare. E poi succo di limone. Bene. Sempre 4. questo era 4. Sì, era. Arancione. No, mi sa che ho sforato un pochino. Allora adesso sta un po' più scorsito. I said don't lactose. No. Okay. What's the problem? The main ingredient is mascarpone. Un altro ghiaccio. Così. Tiene freddo. Lo riempio non sopra la metà, che poi nella miscelazione potrebbe dare dei problemi. Adesso Quindi quanto l'hai riempito? non più di metà, Non più di metà. col ghiaccio. Ok. Mettiamo il ghiaccio da qua. Dallo stelo, le coppette. Tecnica da mostrina. Ok. No. Ok. Non abbiamo cambiato coppetta. Che? Perché non ci stava l'altra fidati. Ah, per questo. Ah, pensavo che stavi dicendo questa coppetta. No. Hai prevista decorazione sul drink? Sidecar, forse una fetta di limone. Può essere prevista, ma va bene anche così. Posso così? Quindi sì. Bene, non ti ho chiesto, fatti conto che devi servire i clienti. Bene. No, non è prevista. Ho una piccola domanda che non mi ricordo più. Hai detto che il double strain l'hai utilizzato per togliere... Sì, casomai c'erano residui di agrumi del limone, così non si... Però l'avevi già filtrato là? Sì, ma è sempre meglio essere sicuri perché può sempre rimanere qualcosa dentro, quindi una doppia... Non è fatto magari per togliere i pezzettini di ghiaccio? Può anche essere. Può essere. È per quello. Per togliere i pezzettini di ghiaccio perché hai già filtrato il limone. Se non filtravi il limone, allora avevi ragione tu e inoltre toglievi i pezzettini di ghiaccio, dato che hai già filtrato il limone non serve più farlo, solamente questi. La storia mi ha detto che non te ne ricordi, dei prodotti mi hai detto qualcosina e In
Italia invece con il vino cosa si può La fare? grappa. La grappa. Invece con le bucce cosa possiamo fare? No, non me lo ricordo. So che ce n'è uno ma non me lo ricordo. Si fa uno con le vinacce, Sì, non le bucce ma l'uva intera. Con l'uva intera cosa si fa? ma intende distillato o... Sì, distillato sempre. Se io avessi la frutta intera cosa farei? Ma distillati di frutta abbiamo tipo il Calvados che Il Calvados è un di sala di mela? Di mela. Se io avessi le prugne, la sligo, ok? E se ho l'uva intera, quindi un distillato di sì, come si chiama quel distillato? Non si chiama grappa, ma si chiama, il brandy. ok, acquavite. Mentre il brandy è come il cognac, si fa con Il vino. il vino. Ok, quindi brandy e cognac hanno la stessa origine, solamente due zone differenti. Uno è francese, l'altro è... Ha detto brandy e cognac? Sì, uno è francese e l'altro è... Adesso completi la frase. No, sono entrambi francesi, no? No. Brandy è italiano. No. Italiano e Dove posso produrre brandy? Ma, se l'uva non è... non lo so. In tutto il mondo. Dove faccio uva? Sì, perché l'uva non è legata principalmente al territorio, quindi Ok. Posso produrre brandy dovunque faccio Sì. vino. sì. Ok. Quindi in Italia, in Spagna, famoso è quello armeno, in Grecia, in tanti posti. In Francia, se fatto in una singola regione, si chiama invece cognac. Ok? Bene, bene, bene. Puoi uscire. Lascio la roba qua? Sì. Ok, grazie mille. Adesso lo metto là.
tranquilla, grazie, sai. Hai la tua postazione qui, il tuo tappetino, la tua base, impostala come vuoi. Tre civelle, 4 e mezzo. 4 e mezzo, uno non c'è e uno non c'è mezzo. Se devi pensare all'attrezzatura che ti serve, pensa ai diversi passaggi di cosa devi fare. Quindi metto questo nei bicchieri, poi metto questo così, poi metto questo all'altro modo, nel frattempo devo... Ci sono dei cucchiaini là, però ti servirà uno stickler. Per montare la panna, devo la molla, dove la panna. Non serve, ti basta solo lo shaker. Posso usare questo? Sì, ci deve essere una vaschetta già con un po' di zucchero, ma secondo me non ti basta, quindi aggiungine un pochino. Macchina da caffè la conosci? Sì. Sì, non è un problema quello. Ok. Grazie. Superalcolico. Sì. Passiamo agli ingredienti allora. La panna che ha tirato fuori la professoressa è stata finta fuori. Il whisky è nel Sotto. ripiano sotto, Guarda sotto che così. ce ne sono due. Ok, hai scelto quello che è un Irish. Irish whisky, mentre l'altro che ce l'ha è un... Vedi che c'è un altro whisky lì? Sai se c'è differenza tra i due? Quello è un bourbon e questo è un Irish. Questo viene prodotto in che stato? Irlanda. E quello? Negli Stati Uniti. Ok. Quindi whisky, zucchero, la panna da preparata dalla professoressa qua davanti. Poi cosa ti serve? Il caffè. E il caffè. Bene. Puoi cominciare a lavorare. Quanto caffè ti serve? Ti ricordi la dose del caffè? Abbiamo 3. Guarda quanto è grande quel bicchiere. Pensa a quanto caffè ti serve. 12. Quindi ti servono almeno 2. Sai quant'è la dose di un caffè? Di un espresso? 7 grammi di polvere e nella tazza quanta acqua? No. Magari. Bel caffettone lungo quello. Sì. Un 9 è un triplo espresso. Quindi vuol dire che in un espresso normale ci stanno Sui 25. 25 e 30. Tu ne 25. devi mettere 12, quindi vuol dire fare
2 caffè lunghi, ok? Per ogni drink. Ma prima fai uno, poi fa l'altro. Gruppo da 2? Sì. 2. Se hai uno doppio, fai la stessa tazza. Si stacca? C'è anche un cucchiaino se no. Prendi il cucchiaino qua, dagli una baratina sotto. Bene. Bravissimo. Ok? Lungo. Bene. E dopo devi farne un altro uguale. Puoi fare qualcosa qua nel frattempo finché la macchina fa il caffè? Posso fare lo zucchero. Ok. Togli pure la vaschetta. Se ti serve. Mettiamo un cucchiaino. Ok. Fai l'altro caffè così intanto. Bene. Lavora sopra il tappetino, quindi porti il bicchiere sopra di là. Quanti ce abbiamo detto allora di whisky? 5. Sì. È un Ziegler da 4,5, giusto? Quanto hai versato così? 4,5. No, 4,5 è al bordo. Hai versato 3 CL e qualcosa. Tutto questo è 4,5. Quindi se sei arrivato qua sei più o meno a 3 CL. 3. 4 e qua. Sei più o meno a 3 CL. Quindi adesso ne devi versare 2. Se lo giri c'è una linea qua che è a 1,5, quindi un po' sopra 1,5. Ok? Aperto le porte così. La giornata è lunga. Bene. Chiudi, possiamo metterlo via. Adesso Ora andiamo a scaldarlo, così Vai. si scioglie un po'. Aspetta, fai uscire l'acqua dal vaporizzatore. Perché sennò ti annacqua. Hai visto il fumetto uscire? No, allora scaldamolo un po'. Attento, non farti male. Ecco, adesso vedi che proprio è caldo. attento a non scottarti, perché devi farlo più lento.
Ok, bene. Pulisci il vaporizzatore. Piano. Serve ancora Giga? Ok. Che deve essere lento il violino. Pulisci tu un bicchiere. L'altro, che se no anche il tuo vapore si vede. Bravissimo. Secondo te che sia il caso di dare una mescolata? Sì. Ho versato il caffè, avevo il vischio, lo zucchero. Ok. Da una parte e anche dall'altra. Ok. Adesso manca solo la crema di latte. Basta. Quanti cieli avevamo detto che te ne serviva? Ti ricordi? 5 e 5 per drink. Secondo te lì dentro quanto fanno il 6? Considera che un pacchettino è da 200. Ne tolgo un po'. No, lascia così. Giusto? Lascia così. No, ma l'importante è riflettere su quello che pare che sia ben chiuso. Vai il colpettino. Ok, vai. Testa alta. Guarda i clienti. Guarda il cliente. Siamo noi in questo caso. Secondo te è pronta? Non ancora. Fallo. Quando è pronta? Quando è un po' più densa. Quando sento il rumore che cambia. Tu hai già fatto un video, Ok. Cosa ti serve adesso? Un cucchiaio lungo. Sì, bene. più basso, più basso, più basso. Più basso. Se no fa splash. Se vedeva il preside che lo freno. E lo teniamo da parte. Ok. Ti ricordi qualcosa della storia di questo drink? Dove è nato? Perché è nato? Secondo te? Quando lo offriresti questo drink? Quando è da bere? Servi un po'? After dinner.
come after dinner. E qual è la particolarità? Perché ci abbiamo messo tanto a farlo? Perché l'hai? È caldo, Sì. giusto? Quindi andrà servito quando fa freddo. Ok. Ed è un after dinner, abbiamo detto, giusto? Bene. Quindi che caratteristiche ha? Cioè, chi glielo Innanzitutto abbiamo anche il caffè, quindi dai? Caffè, quindi dopo pasto va benissimo. sì, Abbiamo la parte alcolica sì, scalda, che riscalda e la panna che nutriente. c'è. E il caffè invece che proprietà ha? Mm, Che stimola il sistema nervoso nervoso. perché ha che cosa contiene? la La caffeina, caffeina. giusto? Ok. Quindi a fine panna già con cioè a fine la panna, se fai a fine pasto, diventa anche impegnativa e più bisogno, però fuori pasto può andare benissimo, anzi è corroborante, quasi un po' energetico perché ha la panna e ti scalda, no? Benissimo. Del whisky hai fatto una domanda? Sì, sì, beh, gli ho chiesto da dove arrivava uno e da dove arrivava l'altro. Sai qual è la materia prima del whisky? Ce la ricordi? Dei whisky? Sì, Cereali. Cereali. Benissimo. Bene. Posso farti solo una piccola domanda? Hai tolto il portafiltro e hai premuto il tasto, giusto? Sì, Perché l'hai fatto? per far scorrere l'acqua sporca di prima. Ok, del e caffè sai come si precedente. chiama? Sul gruppo? No, hai premuto il tasto, sai come si chiama fare quello? No. Si chiama flushing e serve appunto a togliere i residui del caffè precedente e a fare in modo che l'acqua sia più pulita. Bene, basta un attimo. Bene, dai. Esci pure. Come è andata? Come ti senti? Un po' a disagio, sinceramente.
volete. Comunque so che ci sono due scuole di pensiero, chi come al vecchio stampo prepara tutto sul bancone e poi lo serve alla fine, chi invece lo serve direttamente nel bicchiere, quindi lei come preferirebbe? In che senso prepara? Diciamo, ormai i nuovi bar di tendenza, diciamo la nuova moda prevede che, tra virgolette, si prepari direttamente sul piano di servizio e non sul piano di lavoro. Come ti trovi meglio tu? Per me come ti trovi meglio tu? L'importante è la realizzazione del drink. Il limone posso utilizzare un succo di limone già? È da preparare, no, è da preparare. Non è mio qui. Poi andiamo a mangiare. C'è lo spremiagrumi, quindi c'è tutto. Hai lo spremiagrumi là, lì ci sono i limoni, quindi penso che si spremano. Per il bar spoon posso utilizzare un recipiente con l'acqua in modo tale da... Certo. Prepara ed impostati la postazione come ti trovi meglio. Grazie. La tua scelta, sai? Questo di aspetta, questo di solito noi lo mettiamo per svuotare l'acqua. A volte puoi usare Sì. ecco, sì. Mentre questo lo usiamo per svuotare l'acqua. D'accordo? Ecco. Benissimo, quello svuota e lo mettiamo qua, che se hai bisogno di scolare l'acqua ce l'hai. La ghiacciera invece? Sì, Il portaghiaccio. ghiaccio, guarda qui hai dei 3 tipi di ghiaccio, quello che vuoi. Questo come lo dice? Questo è il ghiaccio P. Ah, ok. Preferisco, quindi per raffreddare il bicchiere al momento preferirei questo qui. Questo qua, questo è spezzato. Questo qui. Oh, Sì. Hai preso tutta l'attrezzatura? No, ancora no. Vai, quindi vai per passaggi, completa tutta l'attrezzatura adesso. Hai preso uno shaker, hai un colino fino. Questo gira Da 3, 4,5. 3 nella parte bassa e 4,5 nella parte alta. Pensa bene ai passaggi che devi fare nel drink. Devo fare questo, dopo faccio questo, dopo faccio questo, dopo faccio quest'altro. Il versaggio dello champagne posso utilizzare un dischetto in acciaio? No, non ce ne sono. No, nella pollicina no. Adesso però non per in più. la goccia non la versi. Prego. Non la versi la goccia. Perché a volte un attimino. Eh sì. E quindi non verserai il vino. Oppure ti prendi un tovagliolino e ti aiuti col tovagliolino. Lo strainer lo conosci questo, vero? Cioè? Sì. Questo strainer? Sì, lo stai a usare questo. Lo strainer, sì. L'ho preferito magari in un eventuale che ci possa essere qualche problema con... questo qui l'ho preso poi per chiudere la bottiglia dello spumante. Del champagne, scusate. Va bene. Champagne. Okay. Togli pure il vassoio, rimettilo pure là e prendi pure tutti gli ingredienti. Quindi prepariamo gli ingredienti. Sì. Quali sono?
Allora abbiamo 3 CL di gin. Li metti qua sopra. Quindi Serve proprio. Lo spegni, limoni. Andiamo là sopra. li metto qui per presentarli. Sì, mettili qua. Gin, poi? Beh, quello lo lasciamo anche freddo lì. Lo lasciamo raffreddare. Sì, prende pure il freddo. Il succo di limone di limone adesso andiamo a preparare. E lo sciroppo di zucchero che Ok. al momento non vedo. Ok. Vai? Posso? Sì? Da dove iniziamo? Sì, la paletta con il ghiaccio perché Oh, scusate. ce l'avevo davanti ma E prendi anche lo spremiagrumi. non era lì. No, qui non ce l'hai. Ok, bene. Dai, lo posiziono qui per... Quindi quanto succo di limone ti serve? 3 CL. 3 CL totali. Per fare i 2 drink, giusto? Sì. Bene. Ti ricordi qualcosa del French 75, della storia? Chi l'ha Fu creato? inventato da McKellon durante la prima guerra mondiale e si ispirò a un'arma tipicamente americana che però è una storia inverosimile poiché quell'arma fu impiegata per la prima volta nel 1927 e poi fu utilizzata nella seconda guerra mondiale appunto dall'esercito americano. E, non solo, ma abbiamo un altro cocktail, ovvero l'Angel Face, inventato sempre da appunto McKellon, proprietario dell'Harry Bar di Parigi, Sì. che inventò anche l'Angel Face all'incirca quasi nello stesso periodo. E infatti da lì l'utilizzo del Calvados, che si chiamava inizialmente appunto French 75 Ok. o French 75. E quindi perché prende il nome? Cos'è questo 75 questo 75? E i 75 mm che erano i colpi che utilizzavano la misura del colpo Del colpo dell'arma. E secondo te la parola French quindi deriva dal nome dell'arma o fa Deriva riferimento a forse, qualcos'altro? secondo me fa riferimento all'inventore che appunto aveva il bar a Parigi. Ok, quindi lui aveva il bar a Parigi, Harry McKellon O magari anche appunto alla Grande Guerra. Che ok, però l'arma è americana, quindi sarebbe stato a chiamarlo quasi American 75. Sì, Però c'è lo champagne. giusto. Ok. Per sicurezza posso farne un po' di più. Quanto ne vuoi? Quanto ne vuoi? Quindi Harry McKellon inventa l'Angel Face, mi hai detto, inventa French 75, ti ricordi se è inventato anche qualche altro drink? Il sidecar che ha due storie. Una legata a un soldato che era solito andare in questo bar mediante un sidecar. Sì. Una seconda legata al signor Harry, nel quale vi era un uomo sfarzoso che entrò così di colpo nel suo bar. E da lì sidecar. Ok. Ok. Ti ricordi la ricetta anche del sidecar? Sì, 5 CL di
di orvolo. Di un distillato di vino francese? Sì, di cognac. Perfetto. Poi abbiamo 2 CL di triple sec e 2 CL di Calvados. No, quello è l'Angel Face. Bravo. Di succo di limone. C'è face, bellissimo. Le bucce dove le posso buttare? c'è un cestino, le faccio. Ok, grazie. Posso spostare nel lavandino per il travaso per non Come vuoi. macchiare la postazione di lavoro. Grazie. Quindi adesso ci siamo con tutti gli ingredienti Pronti? Oh, via. Sì. I bicchieri saranno in ghiaccio almeno da 3 minuti. Ora che finisci il drink ne passano altri 5. Ormai sono già belli ghiacciati anche senza mescolarli a tutti. Sì, io purtroppo preso dal momento me ne sono Fatto bene, tranquillo. completamente dimenticato, scusate. Vai pure, dici no, tranquillo, è solo un ragionamento, ma hai fatto bene, tecnicamente è giusto. Mentalmente quando stai lavorando è una cosa che puoi lasciare perdere, hai fatto bene perché hai messo vai, hai messo il ghiaccio subito, quindi finché preparavi il limone, finché prepari il drink, lo shaker eccetera eccetera, fai tempo, i bicchieri nel frattempo si raffreddano, se vedi sono già belli brinati. Hai raffreddato i bicchieri, però io raffredderei lo shaker in questo momento. Perché? Comunque Perché altrimenti shakerandolo- sì, shakerando, ma la diluizione ce l'hai tutta nel drink. Adesso è uno shaker qua caldo, quindi quello è da Giusto. quello è da raffreddare al momento. Se i bicchieri si raffreddano da soli, la attrezzatura va raffreddata prima di iniziare a lavorare. Quello c'è sempre bisogno. Ok? Ecco qua. Aspetta un secondo. Cosa si è fatto raffreddando? Sì, ascolta. No, ho sbagliato forse. No, non importa, basta che la scoli, anche se non si incarica. Ok? Bene. C'è un ordine in cui versare gli ingredienti? Prima il distillato, Perché? perché è la base. Ok. Poi Prima gli analcolici e dopo gli alcolici salendo di grado. Quindi zucchero, limone. io preferirei utilizzare prima lo sciroppo di zucchero e poi pulire il jigger con Ecco. il succo di limone. Fantastico. E così poi ripulisci tutto con il gin, che è ancora più perfetto. Quindi quanti CL? 1, 2 per entrambi. Così, quindi 2 dash. Ok. Ricorda sempre di mescolare gli agrumi. Per quanto riguarda, comunque preferirei utilizzare anche il colino, solo che non avendolo spremuto io, diciamo, viene un po' difficile per la polpa e qualche residuo. E quindi come potremmo fare? No, come fai? Metti il passino? Beh, farei così e poi metto il passino tra il jigger e il strainer e il shaker. E proprio il solving serve nella scuola, eh? Sì. Oppure fai un double strain in fondo a tutto. Sì. Ti togli un passaggio. Visto che l'hai preso giusto e che volevi farlo. Prego? Visto che l'hai preso e che volevi farlo double strain, volevi fare in double strain o dopo? No, ho pensato che forse è meglio alla fine direttamente con il colino. No. E questo è il gin, il distillato di ginepro, che
anche Distillato di ginepro, di bacche di ginepro, aromatizzato con bacche di ginepro e un distillato di cereali. Ok. E altri botanicals possono essere magari radici di angelica oppure l'iris pallido germanica. Quanti botanicals posso avere in un zin? Diversi, C'è un massimo? così non lo saprei dire. Boh, ok. E secondo c'è un minimo? In realtà c'è uno, ovvero le bacche di ginepro, Oh, questa è perché la risposta abbiamo giusta. se non sbaglio, London Dry Gin, che non ho il Piano a dove ti addentri. perché abbiamo diverse tipologie di gin. Quanto gin hai messo in totale? 6. Ok, bene. Vai, vai sorridere. La tensione. No, la tensione bisogna ridere di fronte alle avversità. Ci siamo visti ieri, ci vediamo oggi. Bravo, bravo. Hai avuto tutti i cucchiai? Può dargli un giro? Ho provato, ma Sì. fa un po' fatica. Guarda che il cucchiaio qua dentro. Preferirei utilizzare Benissimo. un po' più piccolino. Vai, vai. Bravo. Bene, bene, bene. Che bravo. Scusate la tremarella. No, è utile perché così ti permette di passare meglio le Solo cose. che è no? volontaria. Serve per il fine training e per lo zucchero a velo, perché così ti permette di... Dai 2 colpetti con lo shaker se vuoi un pochino, in modo che aiuti a mandare giù. Fa un po' fatica a scendere. È Ci normale? sono molti residui. Allora come facciamo? Potremmo utilizzare il bar spoon. Bravo. Appoggia, vai. Oh, scusate. Metti all'arto. Bene, si dice più lì. Passati dall'altra parte. Bene. Ok. Cosa manca? Adesso manca lo champagne. Sì. Sì. Posso utilizzare un tovagliolo per asciugare? Ah, eccolo qui. Cosa avevo preparato? Cosa hai preso?
Cosa hai preso? Champagne. Champagne. Me ne parli dello champagne? Quanto ne metti adesso? Mettiamo 6 CL per cocktail. Ti serve il digger? No, in realtà no, però. Allora stai servendo prosecco? No. No. Sono le stesse uve? No. No. Perché Me ne parli? comunque lo champagne scusate, Hai visto che non hai macchiato? Non hai macchiato. e lo champagne innanzitutto si può fare solo nella Francia, nella regione dello Champagne, così come il prosecco che si può fare solo in Veneto, e cambiano le uve, poiché per quanto riguarda il prosecco è necessario almeno, è obbligatorio anzi, utilizzare comunque le uve glera. E invece per quanto riguarda lo champagne devono avere comunque un territorio abbastanza gessoso. Ok. E le uve? E le uve sono Pinot Noir, Pinot Merlot e Chardonnay. Pinot dello Meunier. Champagne e Pinot Meunier. Meunier. Blanche, Meunier e Noir. Ok? Oltre che Chardonnay. Sì. Perfetto. Il drink è completo? Sì, garnish la ricetta del limone. Sicurissimo. Anche se io farei un twist del limone, di zesta di limone, perché contiene... Guardalo. Vedi che qui ha un colore, qui ne ha un altro? Sì, Perché la bollicina è andata su, e quindi devo darci una una girata. una mescolata. Ok. Quindi lo champagne, quanto impiego a produrre uno champagne? Basta, basta. Basta perché sennò lo sgasi? Quanto impiego a fare uno champagne? Che metodo utilizzi? Mettiamolo Beh, così. abbiamo due metodi. Sì. Metodo in italiano Martinotti è classico, invece in francese Champenoise e Charmat, che la prima, almeno il metodo Champenoise, prevede una seconda rifermentazione in bottiglia utilizzando la Pupic e ogni certo lasso, la pupitre, scusatemi, Perché il cavalletto, sì, no? Pupitre. nella quale a ogni lasso di tempo si gira la bottiglia di un quarto di giro, sempre fino ad arrivare a una posizione verticale che consenta il depositamento dei Degli lieviti sul tappo. Quindi fai il remouage, Sì, no? remouage. Invece il metodo Martinotti in autoclave. In autoclave. C'è un metodo, e questo te lo dico, c'è un metodo che si usa nella nostra zona e le bottiglie del prosecco hanno una rifermentazione sui Sui lieviti. La sai questa qua? Me la dici? Il metodo ancestrale? Ecco, è quella che si mette Sì. che cosa? Si fa un'ulteriore pressatura per non mi viene il termine, scusatemi. Rifermentazione in bottiglia. Esatto, soprattutto per estrarre i batteri che I lieviti. ma sì, E invece che mettere il tappo, diciamo a fungo con la gabbietta, mettono lo spago. sì. E quindi c'è proprio questa rifermentazione in bottiglia sui lieviti, come una Weizen, quando bevi una birra Weizen, così hai l'utilizzo dello spago, della gabbietta, che erano i primi glera si facevano così. Adesso usiamo invece, hai detto, il metodo Martinotti o Charmat. classico. Benissimo. O Chardon. Quando lo potresti bere? In che momento del giorno, vero? Questo lo vedrei no? come magari un pre-dinner, quindi a mo' di aperitivo, anche perché parere personale assomiglia molto allo spritz veneziano, diciamo il primo spritz veneziano, nel quale i soldati austriaci durante l'invasione austriaca erano soliti diluire i forti vini bianchi, che per loro i vini veramente bianchi, che per loro erano troppo forti, con l'acqua frizzante. L'acqua frizzante.
Beh, ormai che ci siamo, ci dici anche lo spritz veneziano, dai. Lo spritz, l'Aperol Spritz, sono 9 cl di Prosecco, 6 cl di Aperol e un dash di soda water. Sono 3 cl. Dash 3 cl. è una misura veramente piccola. Sì. Quindi prima di dire dash, perché se questo è un cl e mezzo, sono 5 dash. Ok, un dash è un colpetto che dai con un'angostura, un mezzo spoon, una misura molto piccola. Dash è come uno spruzzio, no? Piano. Splash. Se hai l'angostura e dai il colpetto, quello è un dash, però quanto esce? 6-7 gocce? Sì. Un cl e mezzo di soda nello spritz ne vanno 3 cl, quindi è un'altra misura. Piano a dire un Price 75 è simile a uno spritz perché cambiano No, le diciamo basi, io lo cambiano associo a le questo idee. un po' per... Ricordare quanto. sì, Però sono proprio due mondi. Sono mondi diversi. diversi. Considera che qui ho un rafforzo di un distillato, ho una base citrica come il limone, ho una base dolce come lo zucchero, ok, e ho un vino che mi dà frizzantezza e che aiuta nello spritz, vado a correggere un vino, quindi faccio l'esatto contrario rispetto a quello che faccio In qui. più aggiungi un vino aromatizzato e fruttificato e non un superalcolico. Ho fatto una bella finta. Ci dopo gli errori ci sono. E vieni di qua che così ti Vieni di qua. la sensatura la lascio così oppure... Sì, tranquillo.
the other cocktail. You have to pay for the and how much can I use? How much do I have to pay? No, va bene quello di vocali, sai che c'è? Devi farmi due, sai? La professoressa. Guarda sotto. Sì. Guardate che ragazzo mi viene fuori. Com'è? Cosa ti manca? La sonda è essenza, fabbricatore d'essenza. Provalo, lo provi sulla lavandina perché tu sai usarlo. Provalo sul lavandino, così sai la velocità d'uscita. Posto. Se no diventa caro. Poco tempo e quindi tu avresti voluto fare no, Tieni il condito. no, va bene. Se no ti lascio il bicchiere. Però Tieni il condito il tempo. Così. hai capito? Sì, posso. Sì, comunque si vede che demoralizzato. Non ti demoralizzare. Quello che hai aperto è un prosecco. Un prosecco. Quando tu hai il tappo, devi tenerlo così e lo tieni.
Perché se per caso parte da solo ti va sulle sui lampadari, sui vetri, sugli specchi. Cosa ti manca? Ghiaccio. I contenitori che ci sono lì, scegli il ghiaccio che vuoi. Diversi No, portati pure via il contenitore di qua. Guarda il ghiaccio che ti serve e te lo porti via. Ok. La tecnica allora abbiamo detto che è quella build. Ok, quindi direttamente nel bicchiere, giusto? Bene. Quindi la prima cosa che andiamo a fare adesso, che abbiamo messo il ghiaccio nei bicchieri, sarà Scolare l'acqua. prima di scolare l'acqua andrò a raffreddare. Bene. Bene, molto bene. Ok. C'è il... Ti ricordi dove nasce lo spritz? Venezia. Veneto. Ok. E anche un pochino come? Da dove deriva la parola, dove, perché nasce, insomma, qualche informazione te la ricordi? Se ti dico spritzer. Spritz perché prima facevano con il vino con l'aggiunta di acqua frizzante. E perché lo facevano? Ti ricordi perché? Perché il vino era troppo alcolico, quindi per abbassare l'alcol aggiungevano l'acqua. Ok. E poi hanno introdotto invece La soda. l'Aperol L'Aperol. o i liquori in genere. Ok? Il termine, che caratteristica ha questo termine spritz? Chi l'ha inventato, quello di allungare l'acqua? Procedi pure. Che erano quelli che potevano trovare il vino troppo forte, non quelli che lo facevano, ma quelli che venivano a berlo. Possibile. I soldati tedeschi che scendevano e che, abituati ai loro vini più leggeri, trovavano i vini trentini e friulani più pesanti. Vai pure. Questo è obbligatorio farlo col giglio? Ma lo posso fare a mano? Sì. Potrebbe fare solo l'Aperol? Io farei così. Io farei solo l'Aperol. L'Aperol ti conviene avere la mano corretta. Ok. Quindi quanti ce l'abbiamo detto di Aperol? Di Aperol 6. Bene. Quindi quello lì è 4,5 nella parte sopra e 3 nella parte sotto. 4,5 devi mettere. Quanto 6 devi mettere? Quello lì quant'è? 3.
3 è quando è pieno. Pieno. Se sei sotto non è 3. Adesso quelli lì sono 3. E Verso quindi il piano. Aggiungo un altro po'. poco. Tieni bene la bottiglia che così non vai a spandere. Bene. Un altro identico e sei perfetta. Bene, quelli sono 3. E con quelli di prima fanno 6. Bravo. Oltre all'Aperol posso fare lo spritz con qualcos'altro? Qualche altro liquore? Ti viene in mente qualcosa? C'è scritto qualcosa, una ricetta? Uno l'hai detto prima. Qua. È un bitter di Milano, sacco famoso, Campari. il Campari. Tieni il bicchiere. Ok. Ti ricordi se esiste qualche altro bitter che posso utilizzare, magari sempre nato a Venezia? Tu puoi fare lo spritz veneziano con altri prodotti, giusto? Invece che l'Aperol. Uno l'abbiamo detto che è il Campari. Campari. Se ti viene in mente qualcos'altro, era dietro. Ma hai sentito il Select? Select. E sai che adesso c'è anche il P31. Sì, quello di Padova. Nella ricetta di faccio metterlo in cinale. Allora di qua. Sì. È lavata. È lavata? Sì. È già a posto, sì, sì, sì. Il prosecco come viene preparato? Che vino è? È vino spumante, no? Sì. Con dei metodi. Il metodo Che metodo? classico. Classico. Sei sicura? Classico oppure come si chiama il metodo classico? In Francia come si chiama? Mm? Quello ad esempio lo champagne si fa col metodo? Non entrare. Metodo Charmat. Charmat è per il prosecco, tutto per il vino. E lo champenoise è per fare lo champagne. Lo champagne, sì. Bene, il prosecco lo facciamo col metodo Champagne. Charmat. Ah, il prosecco, ok, Sì. sì. Charmat. Bene. Manca qualcosa, forse. Sì, su uno sì, è un sacco evidente. Secondo te manca qualcosa? Soda? No, l'hai messa? No. Cosa manca? È più semplice di quello che immagini. Posso? Guardalo. Che colore c'è qua? Lo vedi che cambia colore? Sì, Secondo te perché cambia colore? Perché qui c'è un ingrediente e qui ci sono gli altri. Quindi cos'è che dovrò fare? mescolare. Bene. Giusto per questo. Sì. Perché se non lo dici tu lo dico io. No? Se non lo dici tu lo dico io. Bene, adesso è a posto? È pronto? Sì. Secondo te? Bene, allora possiamo servirlo. Lì? Qua? No, siamo qua al banco noi con te, perché andarci a sedere là in fondo. Bene. Ti sei accorta della telecamera? Ti sei accorta che c'era? Sì. Sì. Fai ciao. Perfetto. Ecco. Finito là? Niente di che. Va bene? Ok.
Basta? Basta? Sì, direi A posto. di sì, bene così. Qui faccio... Curiamo noi, tranquilla. Facciamo noi. Dico sempre noi, però nel senso è un plurale maiestato. Mandiamo un aperitivo.